Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del primo semestre 2025. Abbiamo la carta del Sole, amici del Toro. Il Sole fa riferimento all'espansione, alla crescita, alla chiarezza mentale, anche alle relazioni forti, pulite, pure. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e sempre nella descrizione trovate anche il link al corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Io comunque nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, voi aprite la tendina e poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Bene ragazzi, questo è il quarto oroscopo che andrò a pubblicare per il primo semestre del 2025, tre sono già online, ve li metto comunque in fondo al video. Però comunque il primo è diciamo generale, si vanno a vedere i punti salienti, poi ne abbiamo uno specifico sulla crescita spirituale, un altro sull'amore e gli affetti e questo che è l'ultimo sul lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere che energie sono disponibili, ma wow! Partiamo subito da un 9 di pentacoli, abbiamo il giudizio, un re di bastoni, un 2 di spade, un 9 di bastoni, là là, prendo solo queste qua che si sono girate. Erano più belle queste, guardate, prendo anche queste per bilanciarle. Sono quelle che erano cadute così. Allora, 9 di bastoni, re di pentacoli, qui abbiamo un 5 di spade, un 4 di spade, un 9 di coppe e un asso di denari. Ve le metto così, è meglio. Ok, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, andiamo a spiegarle, quindi ci saranno come dei messaggi liberi, sciolti, un po' fini a se stessi. Dopodiché andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da questo bellissimo 9 di pentacoli. Allora, di solito il 9 di pentacoli è una carta di forte abbondanza economica e mi parla di qualche regalo che potrebbe arrivare e che potreste godervi durante il primo semestre del 2025. Andiamo a vedere. Abbiamo un 8 di spade e un 8 di coppe. Il 9 di pentacoli è una carta anche di forte indipendenza. Anche indipendenza proprio economica. Però queste due carte mi suggeriscono come se voleste andarvene o se non vedeste altre soluzioni a parte quella che già avete davanti per una determinata situazione. Adesso parcheggiate lì l'informazione, dopo eventualmente ci ritorno. Andiamo al giudizio. Regina di spade, qui c'è una grossa presa di consapevolezza. 7 di bastoni e 10 di bastoni. Voglio andare a vedere anche il re.
Stella imperatore. Guardate, ho come la sensazione che qualcuno sarà talmente inondato da abbondanza, da ottime occasioni, da situazioni favorevoli, che a un certo punto vi chiederete: ma era veramente questo quello che volevo? Eh, partiamo da questo giudizio. Sento che potrebbe far riferimento o a qualche chiamata di tipo proprio spirituale, ragazzi, come se a un certo punto aveste tutto, ma vi rendeste conto che vi manca comunque qualcosa. Cioè a livello materiale siete coperti, pagate l'affitto o il mutuo, magari avete già anche la casa di proprietà per dire, e insomma non vi manca niente, però è come se in fondo a voi mancasse la speranza, mancasse qualche tipo di obiettivo che vi riaccendesse, mi viene da dire, la fiamma interna. Io credo che faccia riferimento alle varie responsabilità che vi assumete durante il giorno, durante l'anno, nel lavoro, nella vita privata. Andiamo a vedere anche il 2 di spade. Re di spade e matto. Il giudizio fa riferimento al risveglio, come se qualcuno si risvegliasse da un sogno e c'è come una sorta di domanda sul sono in grado di gestire quello in cui mi sono infilato? È veramente questa la stabilità, la prosperità che io voglio, che mi fa star bene? O la vita che io voglio? Se per raggiungere gli obiettivi che volete raggiungere dovete lavorare 12 ore al giorno, magari arrivate ad un certo punto dove vi chiedete: ma io non ho più una vita per raggiungere determinati obiettivi. Potrebbero anche nascere effettivamente dei dubbi con questo 2 di spade. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo gli amanti e un 4 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il re. 7 di spade, 7 di pentacoli, torre e 5 di bastoni. Ma ragazzi, il 9 di bastoni potrebbe parlarmi. Allora, se ve la devo dire tutta, mentre tiravo giù le carte, mi è arrivato un messaggio. Io sapete che quando devo dire certe cose, insomma, ci vedo sempre un po' con i piedi di piombo perché so che molte persone si fanno influenzare e so anche che il pensiero crea energia. Quindi prendete quello che vi sto per dire con le dovute precauzioni, però ho come la sensazione che qualcuno, e qui intendo intorno a voi, soprattutto nel luogo di lavoro, soprattutto se avete dipendenti o collaboratori, potrebbe farsi male. Mm? Quindi fate attenzione, nulla di grave, niente di compromettente, però è come se se fosse, diciamo, un avviso da parte dell'universo che vi dice di fare manutenzione, piuttosto che di andarci piano, piuttosto che di prendere solo i lavori per cui avete le attrezzature e via dicendo. Andiamo a vedere il 5 di spade. Allora abbiamo un 2 di bastoni e un 6 di coppe. Come se fosse un futuro confuso. Vi dico un futuro perché il 2 di bastoni è una carta che guarda il futuro, però c'è un 5 di spade, c'è molta confusione mentale, disorganizzazione, c'è bisogno di riposo. Il 9 di bastoni è anche una carta che parla di stanchezza. Sapete che quando uno è tanto stanco effettivamente rischia di farsi male. Quindi, insomma, metteteci un occhio di riguardo, ragazzi.
Allora, partiamo da chi è senza lavoro. Allora, devo dirvi che ci sono parecchie carte che mi fanno ben presagire un nuovo inizio. Se avete già mandato dei curriculum, se avete già, diciamo, seminato, potrete raccogliere qualche colloquio. Ehm, Sinceramente non vedo grossi contratti, però diciamo che l'importante per adesso è muovere l'energia. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora, qui ci potrebbe essere un cambio di ruolo, sento, un qualche cosa di inatteso che non vi aspettate, un qualche tipo di promozione potrebbe essere, un qualche tipo di responsabilizzazione, cioè è come se ci fosse qualche cosa che nel 2025 potreste smettere di fare. Mantenete il lavoro, ma smettete di fare qualche cosa all'interno del lavoro. Perché non avete più voglia? Perché non lo so, non avete più le forze. Ma sento che comunque arriveranno cose nuove. Mm? Se per caso non andasse tanto bene nel posto di lavoro, anche se sento che in realtà no, cioè nel senso in realtà sento che c'è armonia, stanchezza sì, però abbastanza armonia, abbastanza, ragazzi, perché poi quando si tratta di tipo condividere i guadagni piuttosto che i dividendi, adesso dipende se siete dipendenti o no, però diciamo nella sezione soldi vi metterò poi in guardia dopo. Non tutti sono onesti, non tutti sono onesti. Però tutto sommato diciamo che nell'ambiente di lavoro vedo che le cose sono abbastanza regolari. Potrebbe, ecco, arrivare questa deresponsabilizzazione, come vi ho detto, o vi tolgono degli incarichi o perché ve ne danno altri, però è come se fossero stati incarichi pesanti per voi, come se non vi piacessero. Se siete autonomi, ragazzi, qui potrebbero esserci come delle nuove prospettive da parte di vecchie conoscenze, vecchi collaboratori, vecchi fornitori, vecchi clienti. È come se ci fosse qualche occasione in più di iniziare magari una nuova fetta di mercato, prendervi una nuova fetta di mercato, piuttosto che, non lo so, proporre un nuovo prodotto in una zona appunto nuova. C'è possibilità di espansione, insomma. Mm? Va bene, arriviamo al lato soldi. Devo dire, ragazzi, che secondo me sarebbe utile farvi consigliare da qualche commercialista piuttosto che esperto del settore, perché ho come la sensazione che vi sarebbe utile imparare come suddividere il denaro, come investire, che cosa insomma si può gestire diversamente. Diciamo che vi verrà molto bene in questa prima fase del 2025. Se non siete soliti investire qui è come se vi esortassero ad iniziare a farlo, come se doveste porvi degli obiettivi nel lungo periodo. Ok, non avevo lavoro, trovo lavoro con questa carta del giudizio, oppure avevo il mio zoccolo duro di clienti, ma non riuscivo ad espandermi e arrivano comunque nuove occasioni, nuove possibilità, potrebbe anche arrivare quell'aumento di ruolo, quella promozione, quel togliersi il sassolino nella scarpa, insomma quello che era il vostro obiettivo potrebbe arrivare.
a livello economico soprattutto, però ho come la sensazione che una volta che arriva è come se non sappiate che cosa farci con tutto quel denaro. E quindi qui vi dicono, ok, iniziate a fare dei piani di risparmio, a reinvestire il vostro denaro perché possa darvi dei frutti ancora maggiori, insomma, vi esortano a reinvestire il denaro. Per quello che riguarda gli investimenti che danno una rendita passiva, devo dire che non saranno male, per niente, avrete dei grossi risultati, però ho come la sensazione che una volta che sentirete questo commercialista o questo esperto del settore, vi renderete conto che potete guadagnare ancora di più rispetto a quello che guadagnate adesso. Per quello che riguarda, se ci fossero investimenti in borsa o comunque un po' rischiosi in questo periodo, se magari qualcuno vi propone ehm, qualche investimento appunto parecchio redditizio, ma perché è molto rischioso, cercate due esperti del settore da consultare e cercate di non farvi prendere dall'entusiasmo, anche se sembra un progetto bellissimo, che magari rende bene con poco sforzo, però non siate ingenui, non è tutto oro quello che luccica. C'è una sorta di avvertimento che mi sentirei di darvi e l'avvertimento è: tenete gli occhi aperti con i colleghi di lavoro o con i collaboratori o con le persone, insomma, che cercano di ribaltarvi la frittata. Esempio, siete voi e il vostro cliente, il vostro capo, il vostro collega, chi volete. Vi chiedono di fare un favore, di fare un, non lo so, disegno nel modo A, B e C e voi fate il disegno nel modo A, B e C. Poi la persona si rende conto che A, B e C non era giusta, dice che è più giusto B, C, D, ipotesi, e vi dice no, ma io te l'ho detto che era B, C, D, ok? E voi rispondete no, tu mi hai detto che era A, B, C. E insomma queste persone vi ribaltano la frittata, vi fanno credere di non aver capito, fanno gaslighting. Questo è un po' il mood che sento e la vibrazione che sento intorno a questo primo semestre 2025 per quello che riguarda i vostri collaboratori, quindi occhi aperti, perché qui ci sono tanti dubbi con il 2 di spade, perché è come se l'intuito vi dicesse mi sa che non me la racconta giusta, però in qualche modo la mente cerca poi di giustificare. E qui abbiamo la torre, quindi è come se potenzialmente cadessero queste bugie ad un certo punto che le persone intorno a voi vi raccontano. È come se qua riusciste, innanzitutto queste bugie vi provocano questo 5 di spade, quindi questa sorta di confusione, però ho anche l'idea che attraverso questo 4 di spade, cioè il momento di riunione con se stessi, l'autoanalisi, l'introspezione e anche magari un sano confronto con gli altri, uscirete da questa sensazione un po' frustrante di essere presi in giro. Se per caso state aspettando delle risposte da parte di una persona potente per quello che voi avete bisogno di fare nel vostro lavoro o nei vostri nuovi progetti, non aspettate più di tanto, perché potrebbe essere stata magari prematura la chiacchiera che avete fatto, potrebbe, insomma, è come se non fosse il momento di far partire questa cosa e quindi la persona non vi viene in aiuto. In questo semestre non lo vedo, come se temporeggiasse. Se avete dei nuovi progetti, ragazzi, anche lì cercate prima la chiarezza mentale, prima di... Guardate, qua si può dire che praticamente
è la fine del semestre, quindi abbiamo questo asso di denari. Probabilmente la prima parte del semestre, dell'anno vi serve per meditare, per fare questo cambio, per guardarvi intorno, per rinforzarvi, per capire che cosa realmente vi fa felici, insomma, per fare un'autoconoscenza. Manca solo più la carta dell'eremita, tipo introspettiva, però avete il suo arcano minore qui che è l'otto di coppe. Ok, quindi è più una fase di studio, se vogliamo, di osservazione e poi, diciamo, nella seconda parte del 2025, secondo me, ci sarà l'azione, ci sarà la concretizzazione. Non andrà male, cioè nel senso, però è come se ci fosse bisogno di mettere un po' i puntini sulle i con determinate persone. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. La fonte, wow! E sopra avete il sole, ragazzi, e questo è proprio il sole, un asso di bastoni nel mazzo di Osho, però è bellissimo, è proprio il fuoco interno, il movimento, l'energia che si muove e brucia, spinge. Mm? La traduzione sarebbe azione, è una carta yang, il sole, una carta di movimento maschile, tra l'altro, parla di agire. Andiamo a vedere ancora un koan. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. E qui vedo un po' di ombra. Perché non sono felice? Ho tutto quello che voglio, però non sono felice, mi manca qualcosa, sento come un vuoto dentro che non riesco a colmare. Qui arriva questa presa di consapevolezza, potrebbe essere il fatto che abbiate sempre pensato che la stabilità arrivasse da certe cose, invece adesso vi rendete conto che non è così ed è un po' come rivalutare quello che per voi è importante o sarebbe importante. E di lì andate, avete un asso di pentacoli. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro. Diversamente, se preferite andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonati, scusate, i titoli dei video dedicati agli abbonati sono visibili, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così se volete vi rendete conto insomma dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questo non mi resta che augurarvi un inizio 2025 splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me fino ad adesso, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao!